Puoi spendere anche 5.000 euro per una bottiglia di vino pregiato, ma se ti manca questo piccolo pezzetto di ferro da pochi euro, sei completamente bloccato. La storia di come è nato il cavatappi non è solo una curiosità da sommelier, è una brutale guerra di brevetti, un mercato globale da miliardi di euro e l'invenzione che ha permesso all'industria del vino di diventare l'impero economico che è oggi. Ogni anno nel mondo si stappano miliardi di bottiglie. Quello del vino è un business colossale che muove cifre astronomiche. Eppure, l'intera catena di distribuzione globale si regge su un paradosso. Un'industria da centinaia di miliardi dipende interamente da un accessorio tascabile inventato secoli fa per risolvere un problema apparentemente impossibile. Fino alla fine del Seicento, il cavatappi semplicemente non esisteva. Il motivo? Le bottiglie di vetro erano rudimentali, tozze, e non venivano usate per far invecchiare il vino, ma solo per trasportarlo. Il tappo di sughero serviva solo alla buona, ma per aprirlo si usava una tecnica barbarica. Veniva spinto a forza dentro la bottiglia con un bastone. Il risultato? Il vino si riempiva di pezzi di sughero sbriciolato e, a contatto con l'aria, si ossidava in poche ore. Nessuno poteva collezionare il vino. Poi, l'invenzione della bottiglia di vetro industriale cambia tutto. Il vino inizia a essere steso in orizzontale per anni. Ma c'è un problema economico gigantesco. Come diavolo fai a tirare fuori quel tappo sigillato senza distruggere la bottiglia? L'intuizione geniale arriva prendendo in prestito la tecnologia militare. I fabbricanti di cavatappi si accorgono che la vite d'Archimede, usata dai cannonieri per pulire le canne dei cannoni o recuperare oggetti incastrati, è perfetta per fare presa nel sughero. Nel 1795, in Inghilterra, il reverendo Samuel Henshaw registra il primo brevetto ufficiale per un cavatappi dotato di una piccola rondella di arresto tra la vite e l'impugnatura. È la scintilla che dà via a una corsa all'oro tecnologica. Da quel momento, fabbricanti di tutto il mondo iniziano a competere per inventare il meccanismo perfetto. Ma qui entra in gioco il vero business. Negli anni, la battaglia si sposta dai laboratori al mercato globale. Chi riesce a ridurre lo sforzo fisico vince il mercato B2B. I cavatappi a leva, quelli a doppio stadio, i modelli a pressione, ogni brevetto rappresenta una miniera d'oro. Marchi storici e designer industriali, come quelli che hanno trasformato il cavatappi in un oggetto d'arte moderna, iniziano a fatturare milioni fornendo hotel, ristoranti e milioni di case. Non è più solo un utensile. È un oggetto di design e uno status symbol. Chi detiene i brevetti dei meccanismi più efficienti rifornisce l'intera ristorazione mondiale, blindando un mercato miliardario. Pensa che un oggetto nato per disperazione per evitare di affogare il vino nel sughero è diventato l'anello di congiunzione invisibile di un business multimiliardario. La prossima volta che stappi una bottiglia per una festa o una cena importante, pensa alla guerra di brevetti che c'è dietro quel piccolo pezzetto di metallo. E tu, che cavatappi usi a casa? Quello economico da 3 euro o un pezzo di design? Scrivimelo nei commenti, e fammi sapere quale altro oggetto commerciale dovrei analizzare nella prossima puntata. Iscriviti e lascia un like. Alla prossima!